Ciao, benvenuto su Non mi dire. Gmail piena. Gmail è piena, la tua Gmail è piena. Ti arrivano messaggi in sovraimpressione, non ti arrivano le mail perché hai la Gmail piena e ti viene mostrato il messaggio che devi acquistare nuovo spazio. Potrebbe essere che tu debba farlo, ma potrebbe anche essere che hai cose, diciamo, che non ti servono più, che puoi anche eliminare. Mi servono giusto 5 minuti del tuo tempo e ti mostrerò in questo video come si fa, come in poco meno di 5 minuti puoi liberare il tuo Gmail. Resta qui con me fino alla fine e vediamo insieme. Allora, per prima cosa apri Gmail e facciamo una prima ricerca, che sarebbe quella lì che ti permette di poter cercare tutti i file pesanti, cioè scusami, tutte le email che contengono allegati pesanti, ok? Perché sarebbero quelli là che occupano più spazio. In questo caso io ho messo questo qui da 10 megabyte, tant'è vero che me ne ha restituito uno. Ecco qui, vedi? Quindi in questo caso io potrei eliminare questo file, scusami, questa email che contiene questo file. Perché? Perché praticamente è pesante, ok? E quindi vado ad creare spazio all'interno di Gmail. Potrei anche impostarlo in maniera diversa, vedi? Potrei anche impostarlo, non lo so, da 3 megabyte e mi restituisce le email che contengono gli allegati che hanno, diciamo, file abbastanza pesanti, che se a te non servono, eliminali, ok? Perché ti occupano spazio. Fatto questo, passiamo al secondo punto. Il secondo punto è controlla tutte le mail che sono in promozioni, praticamente tutte quelle mail che alla fine dei conti ti danno informazioni commerciali. Quindi le informazioni commerciali passano nel tempo, non sono sempre le stesse e che quindi troverai anche scadute. A te non servono, elimina. La stessa cosa anche per quanto riguarda la sezione social e la sezione aggiornamenti. Se un aggiornamento è tale, ma diciamo dall'avviso dell'aggiornamento sono passati 6 mesi, 8 mesi, non si può definire più aggiornamento, ma è diventato ormai realtà, quindi quell'email a te non serve più, elimina. Un altro punto fondamentale sono le cartelle spam, dove praticamente avrai tutte le email di spam e quindi conviene che tu le elimini. Non ti dimenticare che però ogni 30 giorni queste verranno svuotate e il cestino conviene che tu lo svuoti. Anche questo si elimina dopo 30 giorni, ok? In automatico, quindi se dovessi dimenticarlo, diciamo che lo fa lui in automatico. Sappi che lo spazio di archiviazione non si svuota in maniera istantanea, cioè nel senso che non si aggiorna in maniera istantanea. Quindi se tu hai un blocco di mail che praticamente hai spazio saturato all'inverosimile, tu nel momento in cui fai queste piccole operazioni che ti ho detto in Gmail puoi praticamente aspettare intorno alle 24 massimo 48 ore che si aggiorna lo spazio di archiviazione e poi ritornerai ad usare la tua email qualora ovviamente l'avrai svuotata. Ti dico solo una piccola cosa, perché ti lascio in descrizione i link che puoi andare a vedere, dove io ti spiego passo passo come svuotare tutto il tuo account Google, perché ormai lo spazio di archiviazione dell'account è
condiviso con tutti gli applicativi di Google più o meno. Quindi io ti lascio il video in descrizione in modo tale che tu te lo puoi andare a guardare, ma giusto così, una piccola parentesi, puoi puoi accedere a Google One, ti metto sempre il link in descrizione, andare nella sezione spazio e libera spazio, ci clicchi e qui andare a selezionare ciò che devi andare a svuotare, ok? Qui praticamente tu puoi scegliere quello che devi andare a svuotare e ti puoi rendere conto di quanto stai occupando come spazio e quali sono i servizi che occupano più spazio. Ok? In questo caso, ad esempio, a me quello che occupa più spazio è Gmail. Ok? Quindi in questo modo puoi anche andare a vedere questo. Però ti ripeto, questa fase di Google One ti metto in descrizione il link perché è più approfondito, è un discorso un po' più articolato e un po' più lungo. Allora, eccoci qui, hai visto? Hai svuotato la tua Gmail? Come hai visto, pochi semplici passaggi e Gmail sarà libera. Non ti dimenticare, se per caso diciamo dovresti trovare ancora la memoria piena, innanzitutto fa passare almeno tra le 24 e le 48 ore per andare sul sicuro che il sistema si aggiorni. Seconda cosa, se vedi che è ancora piena, allora ti conviene andarti a vedere il video che ti ho messo in descrizione di come si gestisce Google One, in modo tale che potrai vedere dove effettivamente ci sono dei file che sono troppo grandi. Quindi, se questo video ti è piaciuto, metti un bel like, condividi, perché questo è un problema che sta avvenendo a molti, purtroppo. Quindi cerca di condividerlo con tutte le persone che conosci. Lascia un commento se c'è qualcosa che non ti è chiaro, oppure vuoi chiedere qualche video in particolare, e non ti dimenticare di iscriverti al canale, mi raccomando. Grazie per essere arrivato fin qui e alla prossima, ciao!